Hi guys, benvenuti ad un nuovo video. Ok, allora avevo bisogno di uscire da Londra. Siamo a febbraio, che secondo me è il mese più strano dell'anno. Non è più Natale, non è ancora primavera, non è glamour, è solo un po' grigio e io mi sento un po' così da quando sono rientrata dalla Sardegna a gennaio. Quindi oggi facciamo una mini fuga a Bybury. Non è un viaggio epico, è solo un giorno fuori, però sentivo che mi serviva. Ultimamente continuo a vedere Bybury ovunque, su TikTok, su Instagram, reel super cinematografici, ragazze perfette che camminano tra cottage inglesi con la luce dorata, il cappotto che svolazza, zero vento, zero freddo. Bybury è stata praticamente pubblicizzata da metà internet come il villaggio più carino dell'Inghilterra e quindi mi sono detta ok, vediamo, andiamo a Bybury, ma in versione reale a febbraio con il meteo inglese vero. Il problema, non so cosa mettermi, non ne ho idea. Pinterest mi mostra ragazze che camminano tra cottage inglesi con vestitini svolazzanti, luce dorata e la realtà dice 8 gradi, umido, vento, mani congelate. Quindi oggi vediamo se riesco ad essere una soft girl senza congelarmi. E questo video è per te se ti senti un po' stanca ma hai comunque voglia di fare qualcosa di carino, vuoi una vita più calma ma non sempre ti senti nel tuo periodo di fioritura, ami l'estetica soft ma vivi nella realtà vera e ogni tanto hai solo bisogno di uscire un giorno e respirare. Non è un viaggio trasformativo, non è un glow up estremo, è solo un giorno fuori. Però a volte basta questo, quindi oggi vediamo se riesco ad essere una soft girl senza congelarmi e soprattutto vediamo se Bybury è davvero così magica come la fanno sembrare. Febbraio è il mese più difficile per vestirsi perché sei stufa dei maglioni pesanti, ma se ti metti qualcosa di leggero ti ammali. Allora, opzione 1, cappotto lungo, maglione caldo e stivali. È sicura, elegante e un po' vado in campagna ma con dignità. Opzione 2, cardigan morbido, sciarpa enorme, layering un po' romantico, molto countryside vibes finché non arriva il vento. E poi opzione 3, outfit più aesthetic, un po' più leggero, maglione morbido, pantaloni jeans a vita alta e un cappotto. Molto carino, ma sinceramente la mia circolazione non lo approva. Secondo me il segreto è questo: non vestirmi per sembrare una ragazza dei cottage, ma vestirmi per stare bene davvero. Quindi scelgo cappotto lungo, maglione morbido, colori caldi che mi stanno meglio e stivali comodi. Voglio sentirmi carina, ma anche stabile, psicologicamente e fisicamente. C'è qualcosa nella campagna inglese che mi calma sempre, anche quando il cielo è grigio, anche quando non è Instagram perfetto, forse perché è tutto più lento e forse perché mi ricorda un po' la Sardegna. A Londra mi sento sempre in movimento, sempre in ritardo, sempre con qualcosa da fare. Qui sembra che il tempo non abbia fretta, non penso che servano grandi viaggi per sentirsi meglio. A volte basta cambiare scenario per un giorno. Non so esattamente cosa aspettarmi oggi, so solo che Bybury non è grande, anzi è decisamente non grande quanto Londra. Dopo mesi in una città dove tutto è enorme, le strade, i palazzi, la gente, il rumore, l'idea di andare in un posto minuscolo mi sembra quasi strana. Mi chiedo, sarà davvero così speciale o è solo molto fotogenica? Ho visto immagini ovunque, influencer, reel super curati, cottage perfetti, però dal vivo è diverso. Non puoi filtrare il vento, non puoi filtrare il freddo, le sensazioni, la vera presenza. E forse è proprio questo che voglio oggi. Vedere un posto senza aspettative troppo alte, senza cercare la foto perfetta, solo esserci. Forse non serve che un posto sia grande per farti sentire qualcosa, forse basta che sia diverso. Questa è St. Mary's Church ed è molto più antica di quanto sembri.
Le parti più vecchie risalgono addirittura al XXI secolo, quindi stiamo parlando di quasi 1000 anni fa. Mi fa sempre impressione pensare che queste pietre siano qui da così tanto tempo, hanno visto passare secoli, persone, guerre, inverni, molto peggiori di questo. Originariamente era una chiesa normanna, poi nel tempo è stata ampliata e poi dentro ci sono ancora dettagli medievali come alcune parti dell'architettura e le vetrate. Ok, questo è il punto più famoso ed è ancora più bello dal vivo. Sembra finto, sembra un set cinematografico, però vi dico la verità, non fa freddissimo. Io sto cercando di essere cinematografica, ma ho le mani un po' fredde ma non congelate. Questa è la differenza tra aesthetic e realtà. Pinterest non ti fa vedere il vento, non ti fa vedere che hai il naso rosso, però sapete una cosa? Anche così è bello. Non deve essere perfetto per essere speciale. L'acqua mi calma sempre, c'è qualcosa nel suono dell'acqua che spegne un po' il rumore mentale. Febbraio è un mese che sembra fermo, ma in realtà sotto la superficie qualcosa si sta preparando. Gli alberi non sono morti, stanno solo aspettando. Forse anche noi siamo così. Non siamo bloccati, siamo solo in una fase di preparazione. Ok, non sapevo bene cosa aspettarmi, è famosa per le trote ovviamente, non so se questo è il momento più soft girl della mia vita, c'è un po' di odore di pesce, lo ammetto, ma fa parte dell'esperienza, mi riporta un po' alla mia infanzia, tipo mio padre è stato pescivendolo e questo odore mi ricorda quando andavo ad aiutarlo nei paesini di montagna. Forse è questo che mi piace dei day trip, non sono perfetti, però sono veri. Non deve essere tutto super aesthetic, a volte è solo curioso, diverso e un po' strano. Prima di continuare ad esplorare il villaggio ci siamo fermati qui al Bybury Trout Farm, solo per bere qualcosa di veloce. In realtà eravamo già un po' in ritardo per pranzo, quindi invece di fermarci a mangiare abbiamo deciso di fare una piccola pausa. Devo dire che è un posto molto tranquillo per fermarsi un attimo. C'è il suono dell'acqua, le trote che nuotano nei canali e dopo aver camminato al freddo, anche se una bevanda calda fa la differenza. A volte nei day trip non serve un pranzo perfetto, basta una pausa per ricaricarsi un attimo. Lo so, molto meno cottage aesthetic, molto più realtà. Però stasera andremo a cena fuori, quindi abbiamo pensato di non esagerare adesso. E onestamente dopo aver camminato al freddo mi andava solo qualcosa di semplice e veloce. Penso che questa sia la parte che su online che non si vede. Vedi il villaggio perfetto, la luce romantica, ma non vedi la pausa alla stazione di servizio. E sapete una cosa? Va benissimo così. Non ogni momento deve essere cinematografico, a volte la parte più realistica è proprio questa, seduta in macchina con magari un caffè caldo tra le mani senza pressione. Anche questo è parte del day trip, non è meno valido solo perché non è super aesthetic. Soft girl sì, soft girl che mangia un panino in una stazione di servizio anche. Adesso stiamo tornando verso casa. Bybury è davvero piccola, molto più di quanto immaginassi, ma forse è proprio questo il suo fascino. Dopo mesi passati a Londra in mezzo al rumore e al movimento continuo, passare qualche ora in un posto così silenzioso è stato quasi strano, ma anche molto rilassante. Non è il tipo di posto dove succedono mille cose, però è uno di quei posti che ti fanno rallentare per un momento e a volte onestamente è tutto quello di cui hai bisogno. Ok, quindi Bybury, la consiglierei? Dipende da cosa stai cercando. Se stai cercando un posto enorme, pieno di cose da fare, super dinamico, no, non è quello. Bybury è piccola, molto piccola, la giri tranquillamente in poche ore. Non è una destinazione wow, nel senso spettacolare, però ha qualcosa.
è silenziosa, è lenta, non cerca di impressionarti e forse è proprio questo il punto. Secondo me Barbury è perfetta se hai bisogno di staccare dalla città, se vivi a Londra dove tutto è grande e rumoroso, venire in un posto così piccolo ti mette un po' in prospettiva, non ti cambia la vita ma ti calma. Oggi non ho avuto un momento trasformativo, non ho avuto l'illuminazione, ma mi sento più presente. Ho camminato senza guardare il telefono, ho sentito il freddo vero, ho respirato aria diversa e a volte è già abbastanza. La consiglierei, sì, ma con le aspettative giuste. Non venire qui per replicare la foto perfetta che hai visto online, vieni per rallentare. Vieni se vuoi un giorno semplice, un po' grigio, un po' freddo, ma gentile. E forse è questo che mi porto via da oggi. Non serve sempre qualcosa di enorme per sentirti meglio. A volte basta un posto piccolo e un cappotto abbastanza caldo. Grazie per aver guardato il video, io vi mando un grandissimo bacio come al solito. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Al prossimo video, ciao!